Amici di Just Walker Road, eccoci arrivati a Triana con il lungo fiume dalle case color pastello. Al di là del romantico Guadalquivir, sono la porta d'ingresso del barrio più antico e affascinante di Seviglia. Fucina di talenti artistici e di uomini e donne che hanno contribuito a scrivere la storia delle grandi scoperte a partire dal 1492. È la Triana del poeta Antonio Machado, del cartografo André de Morales, lo scopritore delle correnti oceaniche atlantiche, di Rodrigo de Bastidas, scopritore di Panama e Colombia, o delle giovani martiri Santa Justa e Rufina, dell'Angelo Rosso Rodriguez Garcia, il sindacalista che salvò dalla fucilazione molte famiglie nella guerra civile del 1936, dei marinai dell'equipaggio di Cristoforo Colombo, i cui nomi sono incisi sul monumento celebrativo del descobrimento di America a Madrid, così dei grandi del flamenco, Paquita Rico Martinez, Carmen Sevilla, Gabriela Ortega Gomez, la prima a fondere l'arte della prosa al flamenco, il leggendario coreografo ballerino Antonio Ruiz Soler. E per finire, si fa per dire, dei giganti dell'arte del toreo, Joselito, Rodolfo Gaona e Juan Belmonte, il Pasmo de Triana, raffigurati in Plaza de Altozano. E quindi non soltanto Triana, quartiere degli zingari, come superficialmente si legge talvolta sulle guide turistiche, gli abitanti cosiddetti della parte sbagliata del fiume. Triana tutta da vedere e respirare con le sue chiese, tradizioni religiose, las casas de vecinos, le ceramiche e le prelibatezze gastronomiche del ristorante Bistec che vi mostreremo in Plaza Sant'Anna. Andiamo a scoprire tutto ciò in vostra compagnia. Allora, superato il Puente de Isabella II, siamo qui a Triana. Il punto di riferimento iniziale della passeggiata è Plaza dell'Altozano. Di qui poi si diramano a destra e a sinistra una serie di stradine a scacchiera con le chiese che andremo a visitare, comunque i punti di maggiore interesse di questo quartiere. Uno dei personaggi storici del quartiere di Triana è Rodrigo de Triana. Chi era questo? Che è stato uno dei più importanti collaboratori di Cristoforo Colombo durante la traversata sull'Atlantico. Ovviamente Triana non ha dato soltanto lui, ma ha offerto equipaggi, cartografi e quant'altro. Ma cosa possiamo dire di Rodrigo de Triana? Rodrigo de Triana era l'uomo che ha avvistato dal ponte principale, quindi dalla postazione di vedetta, la terraferma come era negli accordi con Cristoforo Colombo, il quale gli aveva promesso a lui come ad altri un ricco risarcimento o premio, come volete chiamarlo, per chi avesse avvistato per primo la terra. Cosa che lui è avvenuta realmente. Poi a quanto pare le cose si sono un po' complicate successivamente. Rodrigo de Triana grida tierra, tierra, eccetera, eccetera, sappiamo com'è andata, ma mi pare che il nostro comandante Colombo non abbia mantenuto l'impegno, un po' forse perché così confuso, un po' perché distratto o per malafede, non lo sappiamo. Fatto sta, come racconta lo scrittore Nebbiolo nel suo libro Avrei ucciso Cristoforo Colombo, pare che le cose siano andate proprio così. Quindi un lavoro fatto ma non pagato.
Percorrendo calle Pelay Correa vogliamo mostrarvi la Iglesia de Sant'Ana. La chiesa è stata considerata la cattedrale di Triana fino al 1852, allorquando il Puente Isabella II unificò la città sotto un unico governo anche religioso. Siamo alla Iglesia de Sant'Ana. Ecco, questa bella chiesa di stile barocco è stata costruita intorno al 1280 per volere di Alfonso X il Saggio. Perché l'ha costruita? È stato un ex voto, in realtà, per essere guarito dopo essersi rivolto alla Madonna da una complessa malattia agli occhi. Più volte è stata restaurata negli anni, però in tutta la loro bellezza sono rimasti gli azulejos che sono all'interno, che vi mostreremo. Oltre c'è da dire che c'è anche di grande pregio la pala dell'altare principale con San Gioacchino e Sant'Anna. All'interno possiamo anche vedere la pila dello Gitanos. Pare che secondo la tradizione tutti i piccoli abitanti di Triana, quando fossero battezzati qui, ricevessero in dono, ecco, oltre agli auguri dei presenti, dei familiari, dei parenti, di avere anche il dono del cantico. Quindi un buon inizio, è una bella storia da raccontare anche questa. Come ci raccontano i volontari della confraternita. Nombre? Antonio. Manuel. Manuel. Ah, dos Manuel. ¿Por qué es importante esta iglesia? Esta iglesia es importante porque es la primera iglesia católica de Sevilla. Porque aunque la catedral se hizo antes, la catedral no fue católica hasta el 1507 porque era mezquita. Y esta fue de primera planta y se le debe al rey Alfonso X el Sabio. El rey tenía una enfermedad en la vista, era muy piadoso y muy amante de la Virgen María y de la Señora Sant'Ana, y el rey le pide a la Virgen y a su madre Sant'Ana que le cure la vista o que lo mejore. En fin, tuvo una gran mejoría y entonces le ofreció, por esa mejoría que tuvo y esa gracia concedida por la Virgen y por la Señora Sant'Ana, hacer una iglesia en su honor. Y esta es iglesia en el año 1266. Lo más importante de este templo es una iglesia viva, que no es solamente un monumento. Como lo ha dicho el compañero, es del siglo XIII, del 1266, pero lo más importante es que una iglesia llena de vida. Tiene catequesis de niños para comuniones, hay de adultos y la Eucaristía se celebra aquí todos los días. La tenemos en horario de visitas culturales, porque una pena que un templo de esta categoría, de esta antigüedad, del 1266, que esté cerrado y solamente está abierta en las horas de culto. Pues entonces somos un grupo de miembros de aquí de la parroquia que lo hacemos altruistamente. Nuestro servicio es voluntario, para tener un servicio de que se pueda visitar este templo que tiene cuadros y que le diría imágenes antiquísimas. Tenemos la Virgen de la Victoria, que procede del desaparecido convento de los Mínimos con la desamortización de Mendizábal, y entonces pasó a este templo, y ante esa imagen de la Virgen de la Victoria se postraron los marineros que, capitaneados por Fernando de Magallanes, dieron la primera vuelta al mundo. No sé si eran cerca de 300 marineros los que iban, y volvieron solamente 17 con Sebastián Elcano, y se postraron ante esta imagen, pero no en este templo, no, en el convento de la Victoria, ya desaparecido. Y aquí la tenemos, la Virgen de la Victoria, desde el año 1838. Y como le he dicho, una iglesia viva a la cual la gente de aquí del barrio le tienen
un cariño muy especial. Le llaman la Catedral de Triana, pero nunca ha sido catedral. Lo que sí es el único templo en Sevilla capital que tiene el coro como las catedrales aquí en el centro. Este azulejo es de Nicoloso Pisano, un artista italiano, y es del año 1503. Este azulejo es el primer tipo de cerámica que hizo. Este señor vino de Italia aquí y puso su taller en la calle Pureza, y ha estado aquí cuando quitaron un retablo que había con Santa Cecilia, apareció este azulejo ahí en esa pared. ¿No veis azulejo? Pero en el 2016 cumplió el templo 750 años y entonces se quitó de ahí, se ha restaurado y lo tenemos puesto porque había una tradición que venían las chicas de aquí de Triana y de Sevilla y le daban patadas para sacar novios. Ah. Esta zona de Sevilla, el barrio de Triana, es un barrio que era muy marinero porque los barcos venían directamente hasta aquí, hasta Triana, era navegable hasta aquí, ¿no? Y además, pues era un barrio que había muchos gitanos. Aquí, en vez de tantos pisos como hay ahora, había muchas casas de vecinos o corrales de vecinos, lo cual tenía muy buena convivencia. Entonces, había muchos gitanos en el barrio. De hecho, mi nombre es Manuel Vargas, un apellido gitano. Mi padre tenía una ramita gitana. La tradición que dice usted de los bautismos aquí, pues la gente ya, aunque no sean del barrio, ya por tradición, porque sus padres, sus abuelos son bautizados aquí y ya aunque vivan en otros barrios lejos, también vienen a bautizarlo aquí a la pila de los gitanos. Ancora due curiosità su Sant'Ana. La prima è legata alla fonte battesimale de los Gitanos, dono di Rodríguez de Mendoza e della consorte Elvira González. Abbiamo appurato che il nobile Mendoza fu il proprietario delle caravelle Santo Spirito e San Cristobal, con le quali raggiunse nel 1501 Mar del Plata, in Argentina, partendo dal Brasile. La seconda invece riguarda la cappella denominata la Sexta Angustia, la Sesta Pietà, risalente al XVI secolo, un gruppo scultoreo raffigurante la Madonna e il Cristo, opera di Gabriel de Astorga, un vero capolavoro che emoziona e stupisce per bellezza. Tutto intorno decorazioni di pregiati azulejos con fregi grotteschi e teste di chiodi, proprie del XVI secolo, e infine una spettacolare riproduzione maiolica della Giralda, simbolo della cristianità sevigliana del 1758. Dimmi come ti chiami? Mi chiamo Bea. Beatrice. Beatrice. Qui abbiamo invece Angela. Io prima stavo in Almeria, poi sono venuta in vacanza 5 giorni. Mi è piaciuta e sono rimasta. E tuo nome? Jessica. Jessica. Sì. Questo locale che ha di particolare? Allora, innanzitutto è aperto dal 1932, prima era molto più piccolo ovviamente, poi con gli anni si è ampliato. Di tipico ha il fatto che già da quando era aperto si mangiava il piccione.
in salsa. Quindi tutti i ragazzini quando finivano l'università o la scuola venivano qua e si prendevano la tappa di piccione in salsa e la cervecita, ovviamente. Ed è una tappa che ancora oggi ovviamente facciamo. Le specialità della casa sono le zucchine fritte, si tagliano molto fini, si infarinano e si mettono in cubi di latte in modo tale che prendano bene il sapore. Questo è il segreto della casa ovviamente, e poi si friggono e rimangono come delle chips di zucchine, e quindi quella è la specialità della casa. Poi anche la tortillita de bacalao, sono tipo crocchette di bacalao, la sardina, e qua alla fine si mangia bene, cioè il punto è quello. Sicuramente. Si curano i dettagli in modo tale che poi ogni piatto possa essere considerato la specialità. La plancia, la scocchina, l'almeja, la marinera con l'angostino. Non c'è che l'imbarazzo della scelta. Esattamente, di tutto e di più. La carne. Una vera sorpresa. La Sì. carne come la fate? Sull'asado? Piazza o guisada? Tipo la cola de toro, la carrellada, la paloma, la codorniz. Abbiamo anche, quando è stagione, le lumachine, i lumaconi in salsa, las migas, che sono tipica anche della migas, il pane tipo Las migas cosa sono? briciole di pane, però semplicemente aromatizzate con aglio, aceto, si mette il chorizo, si può mettere un uovo fritto sopra in modo tale che poi quando si apre si amalgama tutto e si mangia con il cucchiaio ovviamente. La stagarnina, che sono tipo asparagi, insomma, per tutti i gusti. Per tutti i gusti, ma beh, in Sevilla non si mangia così bene, credimi. No. Non ho trovato un posto così ricco di piatti, di varietà come la tua. Quante generazioni di proprietà? 3, nonno, padre e adesso figlio. E il cognome? Rodriguez. Rodriguez. Per aiutare a far crescere il canale, lasciate un mi piace al video, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati sui nuovi video.